Ci siamo? Ci siamo, ci siamo! Com'è? Vi piace? Allora, ovviamente sto parlando adesso per le persone che mi vedranno su YouTube, essendo che poi posterò questa cosa su YouTube. Oddio, cos'è? No, questo ausiliario no, grazie. Vediamo se questo va, vediamo se si sente. Hello, how are you? Allora, facciamo una prova. Ovviamente è tutta una prova perché è un nuovo setup. Vediamo. Allora, live, vediamo se funziona. Sentiamo insieme. Allora, live, vediamo se funziona. Sentiamo insieme. Si sente basso. The quality. Thank you. Si sente basso. The quality. Thank you. Allora, mettiamo a posto, proviamo a mettere a posto. The quality. Thank you. Allora, mettiamo a posto, proviamo a mettere a posto. Thank you. Is more clear than the times I get drunk. Allora, mettiamo a posto, proviamo a mettere a posto. Proviamo a vedere se adesso si sente meglio. Is more clear than the times I get drunk. Perfect. Allora, mettiamo a posto, proviamo a mettere a posto. Now it should be fine. Vedere se adesso si sente meglio. La qualità della live, tanta roba. Avete visto? La postazione nuova, vi piace? Vediamo se... Fatemi sapere se l'audio va bene così, un po' di più, un po' di meno. Fatemi sapere. Vediamo se anche su Twitch si vede bene. Scusatemi ragazzi se le prime volte ho tutto sto casino, ma devo capire un attimo come funzionano ste live. Voi come state? Tutto a posto? Allora, innanzitutto vediamo se la live c'è. Perfetto, c'è. Eccola qua. Innanzitutto vediamo se la live c'è. Perfetto. Perfetto, perfetto. 11 follower, no, vabbè, grande. Bellissimo. Allora. Nuova postazione live e reaction. Ok. Perfetto. Così ho sia la vostra chat che quella di YouTube. Benissimo. Allora ragazzi, come state? Vediamo di... Perfetto. In teoria, eccola qua. Hanno messo una possibilità di monetizzare senza dar fastidio. In teoria dovrebbe comparire la pubblicità separata da quello che si vede in normale. Allora, la qualità della live sì, tanta roba. Si blocca, però continua a bloccarti. Buonasera, cavoli. Continua a bloccarmi. Come mai continua a bloccarmi? It's kind of glitchy. Damn. Che peccato, perché? Perché è così? No, mi dispiace. Perché anche l'altra live che avevo fatto era glitchosa. Ma non capisco perché. Su Twitch com'è? Su Twitch com'è? Su Twitch non si blocca. Su Twitch com'è? Su Twitch non si blocca. Ah no, si blocca anche su Twitch. Allora la connessione. Like the audio is fine but the screen freezes. Sente molto bene però. Ciao Marco, ciao Alessandro. Come stai? Marti, non so se YouTube anche stavolta, vado a controllare Twitch. Sì, grazie Marti, mi fai un favore. Perché allora vi dico,
Probabilmente è la connessione. Probabilmente è la connessione. Giovedì mi arriva la fibra. Giovedì mi arriva la fibra nuova, quindi speriamo che la connessione migliori. Però adesso non so proprio come migliorarla. Cavoli. Proviamo a chiedere a ChatGPT come migliorare la connessione durante una live su YouTube. Cerchiamo di migliorarla allora. Controlla la connessione internet. Grazie. Prova a ridurre la risoluzione. Proviamo a ridurre la risoluzione. Proviamo a ridurre la risoluzione. Ehi, Milodino! Come stai? Tutto a posto? Scusatemi, sto cercando di mettere a posto la live perché mi dicono che si blocca in continuazione. Mannaggia. Marco, in futuro vorresti figli? Su Twitch non si blocca. Ma perché allora su YouTube sì? Alessandro, sì. Mi dicono che sia una delle cose più belle della vita. Avere figli. Doritos Chip, Milodino. Però non in questo momento, perché penso che comunque sia un investimento di energie e di tempo importante, quindi si fa nel momento in cui si è pronti. La vetrina dove l'hai presa? Leus, l'ho presa su Amazon, me l'hanno regalata su Amazon. Mannaggia, mi dispiace ragazzi per la live. Vediamo se riesco a migliorare la impostazione. Dirette. Ragazzi, che peccato che la live sia così. Quanto l'hai pagata? Me l'hanno regalata per il compleanno. La Marti qui non si blocca, sta dicendo da Twitch. Ma chissà perché allora. Me l'hanno regalata, quindi non lo so, però immagino che costi sui 100 euro, forse un po' meno. Gabriele, come vedi il mondo dei social tra 10 anni? Pensi che sarà saturo? Penso che lo utilizzeranno più persone, ma penso che non sarà mai saturo, perché comunque sarà un mezzo per comunicare, magari non ci sarà più la relazione come adesso, tanto di influencer e spettatore, sarà più una via di mezzo. Però sicuramente rimarrà, anche perché la gente ha bisogno di compagnia, sarà un modo magari diverso. Marco, quante volte ti alleni a settimana attualmente? Mi alleno praticamente tutti i giorni, cioè da sempre mi alleno. Faccio palestra 4 volte a settimana e gli altri, vabbè, yoga tutte le mattine, un po' di hatha yoga, e poi faccio gli altri giorni o vado a camminare o comunque esercizi posturali, Wim Hof, ci sono tante cose che faccio. Avete visto anche la sedia nuova? Mi piace. Marco, ok, per l'integrazione che marca utilizzi? Utilizzo cose varie, al momento Gloryfill è quella che utilizzo di più, ma semplicemente perché costa poco e è ottima secondo me. Vediamo se si blocca. Si blocca ancora ragazzi, riuscite a dirmi se si blocca ancora? Cercando di migliorare. Sto cercando di chiedere a ChatGPT come migliorare la diretta.
Scusatemi, ma mannaggia, mi dispiace. Forse un pochino si blocca ancora ogni tot secondi, ma che uffa. Perché vi spiego, probabilmente io in questo momento sono nella... Avete presente la stanza? La vedete sempre da là. E sono nell'angolo della stanza, quindi in realtà probabilmente la connessione arriva poco qua. Ho disattivato il telefono, ho disattivato tutto, però non c'è molto da fare. Spero che giovedì, quando mi arriva la fibra, la connessione sia migliore. Adesso in teoria devo cercare di diminuire i kilobyte, ma output bitrate video. Ah, non posso fare niente. Forse un pochino si blocca. Non è un grosso problema. Vabbè, ditemi voi, volete che continuo? How's your day been so far? It's all good, it's all good. I'm really sorry that the live stream is lagging. How are you? Do you like the new situation here? In futuro vorresti abitare all'estero? Se ti sei fatto idee di dove andare oltre il Giappone? Allora, probabilmente sì, non ho idee ben precise. Diciamo che attualmente l'idea sarebbe quella di andare all'estero di sicuro e mantenere l'Italia un po' come una base. Ecco, mantenerla un po' come una base, soprattutto per quanto riguarda la parte fiscale o altro al momento. Quindi fare 3 mesi qua, 4 mesi là, 5 mesi là e poi tornare in Italia come base. Visitare un po', ecco, girare un po'. Però non saprei ancora esattamente qual è il posto migliore dove stare a lungo termine. In questo momento penso sempre al Giappone, quindi probabilmente tornerei in Giappone. Mi hanno detto che c'è una Working Holiday Visa, quindi sto guardando un attimo come potrebbe essere la Working Holiday Visa. Se faccio così, forse migliora leggermente. Forse migliora leggermente. Ho chiuso un po' di cose, quindi in teoria adesso dovrebbe andare bene. Proviamo a chiudere anche questo. C'è un'Australia anche il Working Holiday, vero? C'è anche un'Australia. L'Australia però, ragazzi, non so perché non mi ispira così tanto. Allora, io in realtà stasera volevo provare, vi avevo promesso di fare delle reaction insieme, perché ho preparato questa cosa, però adesso state vedendo Twitch perché è la cosa di Twitch, però se apro YouTube, vedete YouTube. Il problema è che non... cioè se lagga non ha senso. Se lagga a questo punto lo rimandiamo a settimana prossima e in teoria questa volta facciamo un po' di chiacchierata normale, testiamo e poi settimana prossima facciamo altro. What's your favorite holiday? I think it's Christmas. Ciao Marco, qual è la cosa che ti ha stupito di più del Giappone? Ciao Davide, ti dico la verità, la sicurezza. Mi ha stupito tanto il fatto che puoi stare sicuro ovunque vai e in più ti dico anche il... quando magari vedi sui social tutti i video delle persone, cioè vedi wow, bello il Giappone, però allo stesso tempo ti sembra sempre ok, sarà uno dei luoghi che sono belli da vedere, ma poi diciamo che non è tutto così. E invece tu vai lì ed è proprio tutto bello, cioè non c'è un posto che non faresti in cui non faresti foto o altro. Che routine hai attualmente? Attualmente Alessandro ho ogni giorno cose diverse, però la routine mi alzo la mattina, faccio subito skincare o il pulling, poi faccio il journaling, quindi mentre faccio il pulling in bagno faccio le cose sul diario, faccio Duolingo, tutte cose sul telefono, il diario, esercizi di gratitudine, affermazioni, quelle cose lì sul telefono.
Poi vado a fare yoga, ho un'oretta circa di meditazione, di hatha yoga, e poi faccio colazione con i pancake proteici, e poi inizio a lavorare, poi pranzo, cioè faccio shunya, che è un altro tipo di meditazione, poi pranzo, poi continuo a lavorare, vado in palestra, faccio i video, e poi alla sera ceno, sempre shunya, ceno, e poi vado a letto abbastanza presto. Il lunedì, per quanto riguarda il lavoro, i video, il lunedì preparo le idee per i video. Il martedì li registro, infatti di solito faccio le live il martedì. Il mercoledì li edito, il giovedì li preparo e il venerdì li posto. Ricordo le reaction, sì, se mai chiacchierata stasera. Ragazzi, mi sa di sì. Più che altro non voglio che venga una cosa brutta, ecco. Come vedi il nostro paese a lungo termine, pensi che le nuove generazioni cambieranno qualcosa? Penso che il nostro paese, se non inizia a puntare sul futuro, rimane nel passato per sempre. Nel senso bellissimo, ok, tutto quello che abbiamo fatto in passato, ma basterà adesso la buona cucina e un po' di cultura del passato farci star bene. Non lo so, in realtà penso che l'Europa e l'Italia soprattutto siano rimaste un po' indietro. What's a question you hate people asking on live? I don't hate any question. I really appreciate any question. If it's just an insult, then I'll skip on it. But up until this point, it was all good. Francesco, hai provato a far crescere la barba, Marco? Un saluto. Sì, ci ho provato. Ci ho provato a far crescere la barba quando ero in Giappone. Ho fatto crescere la barba, poi l'ho tagliata e ho tenuto il baffo. Però non mi cresce tanto, quasi zero. Quasi zero, purtroppo. Nella mia famiglia non siamo tanto pelosi. Alessandro, Marco, tra poco partirò per Malta a studiare l'inglese per provare anche un'esperienza fuori dall'Italia, in cui attualmente non vedo futuro a mio malincuore. Ti capisco, Alessandro. Malta a me è piaciuta tanto, ci sono stato in vacanza ed è un posto che mi ha veramente colpito tanto. Provo a abbassare un po' l'audio perché mi sembra alto. E però a me era piaciuto, quindi in bocca al lupo, vedrai che sarà un'esperienza pazzesca. Come mai Malta? Ti ammiro molto Marco, grazie mille Davide, è troppo gentile, troppo troppo gentile. Come va la live? Lagga leggermente meno? In teoria dovrebbe laggare leggermente meno. I won't insult you. You can, no worries. Is the live lagging a lot? Speriamo di no. Speriamo di no. Malta per il semplice fatto che mia mamma preferiva che me ne andassi in un posto vicino a casa nel caso succeda un'emergenza, altrimenti il mio piano era l'Australia. Bene, puoi andare, sicuramente è una cosa che capisco. Puoi andare magari inizialmente a Malta e poi cambiare in futuro quando hai un po' più di confidence. What's your go-to hype song? I really love Eminem. I do really love Eminem. Non sono mai stato a Malta ed essendo vicino l'ho preferita rispetto magari a Londra o altro, vero? Even now I'm listening to a lot of Japanese music and baby metal is very cool. It's a band. Come va ragazzi la connessione? Un po' meglio? Sto laggando ancora? Cheap viewers on Streamview. Ah ok, it's a bot. Sara, cosa ci racconti? Mi dispiace ragazzi, sono un po' così per la live perché mi dispiace che laghi, non so se chiuderla e ritentare un'altra volta o continuare per stasera perché è un po' così, mannaggia. Mi dispiace proprio. Stasera volevo farvi la sorpresa del nuovo set e fare una reaction insieme, però ho visto la live scorsa, ho riguardato la registrazione e in effetti lagga tanto, cavoli. È un peccato. In teoria, magari la prossima volta cerco delle impostazioni per cui laghi meno,
e in più deve arrivarmi la fibra. Giovedì mi arriva la fibra ottica in casa, quindi in teoria la connessione dovrebbe essere migliore. Vediamo come va. Voi riuscite a dirmi se sto ancora laggando tanto? Vediamo come va. Non ti demoralizzare, dai, ti sentiamo. Ah sì, sto guardando live adesso, lagga tantissimo. Mannaggia. Cioè, continua a glitchare. Your hair would look epic in a headbang. Probably. È solo il lag però, l'audio va bene. Allora, sentite, facciamo così. Io rimango un po' con voi, facciamo una chiacchierata, facciamo una chat. Questa live non la tengo sul canale perché è un po' imbarazzante. Da giovedì che mi arriva la fibra, provo già la sera a fare una live, se riesco giovedì sera o venerdì sera o quando è, e con le nuove impostazioni e vediamo com'è, se migliora. Cerco su internet delle impostazioni migliori per far laggare meno e riproviamo, che dite? Però com'è? Vi piace la postazione? Vi piace così? Sono sulla scrivania, mi sono fatto prestare questa sedia, un po' da gaming, che in realtà lo sto usando proprio anche per utilizzare la scrivania di più, perché prima facevo tutto dal letto. E poi ho comprato tempo fa questo microfono, che è un microfono bellissimo, costa un sacco, è un microfono che utilizzano proprio nelle radio, anche cantanti, gente conosciuta, è proprio uno dei microfoni, se guardate i podcast, è uno dei più, cioè dei migliori, dei più utilizzati. Il problema è che non lo usavo mai perché è un microfono che deve stare fermo in un punto, no? E quindi in realtà si sente benissimo se tipo mi avvicino così, però non riesco ad avvicinarlo così tanto. Se sono però sulla scrivania riesco a utilizzarlo bene e quindi ho detto, beh, senti, proviamo e sarebbe un modo. Quindi mi sono creato un po' una postazione con la videocamera qua, la cosa dietro, eccetera. Ve l'ho fatta vedere nelle storie e ed è bellissimo perché ho tutto pronto, cioè ho il computer qua pronto, attacco un paio di cavi e ci sono. No, Marco, non chiudere la like, sono appena arrivato. Va bene, tranquillo. Oggi live chiacchierata, dai. Che libro? Aspetta allora che cambio il titolo della live. Live test e nuova postazione. Adesso rispondo alla chat. Cambio almeno. Ho fatto anche la thumbnail, avete visto la thumbnail? Vi piace? C'è la miniatura del video. Allora, che libri consigli ad un ragazzo di 20 anni che ha letto sporadicamente qualche libro e vuole iniziare a leggere costantemente? Ti consiglio di provare vari generi per vedere che cosa ti piace. Io inizialmente leggevo tanti saggi, quindi libri magari di crescita personale, crescita interiore, e adesso leggo un po' quello che mi pare. C'è un libro che a me è piaciuto tantissimo, il mio preferito, ed è un romanzo, si chiama 100 anni di solitudine. È un po' complesso, ma è bellissimo. Se no, ti consiglio Il potere di adesso, libro che ti sveglia. L'alchimista, libro interiore bellissimo. Ce ne sono tanti che consiglio. Però Alessandro, se posso darti un consiglio. Ah, vediamo. Ah no. Se posso darti un consiglio per leggere di più, trovati un momento nella routine in cui diventa una priorità, tipo alla sera o la mattina, meglio la sera prima di dormire, quando hai già messo il telefono e tutto a posto, così dormi meglio. E mettiti che ogni giorno devi leggere. Prenditi un libro cartaceo e un audiolibro. I giorni in cui per qualche motivo non riesci a leggere il libro cartaceo, recupera con l'audiolibro, che non hai scuse, quello lo ascolti in macchina, lo ascolti in treno, lo ascolti in bagno, lo ascolti dove ti pare. Quindi almeno 20 minuti, sai che almeno 20 minuti al giorno vai avanti. Facci sapere anche qui su YouTube se puoi l'orario in cui farà le live. Certo, se avete visto ho iniziato a utilizzare il community tab e lì metterò tutti gli aggiornamenti sia sulle storie di Instagram che nelle community tab. Però
tendenzialmente la sera, dopo cena. Gabriele, in Italia ci sono molte opportunità in settori che molti giovani evitano, sia per una mentalità datata sia per la scarsa voglia di sacrificarsi, preferendo vie più semplici. Vero? Molto probabile. Però devi anche contare che al giorno d'oggi le generazioni diciamo che si paragonano a tutto il mondo, quindi quando utilizzano internet si paragonano tramite i social un po' a tutto il mondo. Quindi magari se 30 anni fa, 40 anni fa il paragone era con la gente locale attorno a sé, era più facile iniziare un lavoro locale. Adesso ovviamente capisci che se vedi uno su internet che fa soldi, magari facendo un lavoro diverso, più creativo o altro, magari alcune persone sono più propense a dire ci provo a fare quella cosa lì. Quindi sì, in effetti sono tutti un po' più soft, però c'è anche un motivo. Marco, un mio amico mi ha chiesto di chiederti una cosa. Vai, chiedimi tutto. Si può dimagrire mangiando pizza, mac, hamburger, dolci, eccetera? Si può dimagrire, sì, se stai in deficit calorico. Nel senso che se tu scopri quant'è il tuo fabbisogno calorico il tuo fabbisogno di calorie giornaliere per rimanere al tuo peso, se tu stai sotto, indipendentemente da quello che mangi, perdi peso, è matematico. Però allo stesso tempo dipende, uno, anche dalla qualità delle cose che mangi e due, dipende dai macronutrienti. E conta che probabilmente arriverai con Mac, pizza, eccetera, alle calorie massime che devi arrivare per dimagrire in pochissimo tempo, cioè non ti sazi, quello è il problema. Quindi diciamo che serve un equilibrio, per quello ci sono i cheat meal, eccetera. Please, I'm sorry, no, no, no. Tonight I'm not gonna do it, but I promise you, maybe if you send me a message, I will try. Just for you. Escursioni estive. Ciao Marco, c'è un modo per contattarti tramite mail? Vorrei chiederti un piccolo parere, magari per email non usi i social, fammi sapere. Certo, certo, puoi scrivermi via mail, non so come posso scrivere qua, mi sa che non posso scrivere, però la mia mail mi sa che la trovi, mm, vediamo. La mail, vabbè, è Marco Delia, tutto attaccato, punto business, @gmail.com. Marco, oltre al lavoro vorresti... Ah, dimmi che ho carta e penna, perfetto. Grazie, gli riferirò, benissimo. iPhone 17, aspettative... Ah, scusami, Marco, che lavoro vorresti fare oltre al tuo attuale? Alessandro, in realtà quello che è necessario fare, nel senso che non ho... Cioè, a me piacerebbe fare un po' tutto nella vita. Mi piacerebbe fare il cantante, mi piacerebbe lavorare in miniera, mi piacerebbe fare il calciatore, mi piacerebbe fare lo sportivo, mi piacerebbe andare nello spazio. Ci sono tantissime cose che mi piacerebbe fare, ma purtroppo si devono fare delle scelte, però con delle avventure varie, cose che si possono fare durante la vita, cerco di fare più esperienze possibile, però non ho un vero e proprio lavoro della vita che dico, cavoli, ho quella vocazione, vorrei fare quella cosa. Alcuni ce l'hanno, altri no. iPhone 17 aspettative? Ciao Gabriele, in realtà non ho tante aspettative perché secondo me sarà un po' noioso questo iPhone 17. Penso che l'anno prossimo che uscirà in teoria il Fold, la versione pieghevole, sarà tanta roba, ma penso che quest'anno sia un semplice upgrade normalissimo. Sara, riesci sempre a non utilizzare il cellulare prima di andare a dormire? Non sempre, però la maggior parte delle volte cerco di non utilizzarlo perché ti rovina veramente il sonno. Quindi quello che faccio è, io ho, come mi hanno chiesto prima per quanto riguarda il libro, preferisco leggere e quando vado a letto, cioè la mia routine della lettura me la sono messa dopo che ho messo via telefono e tutto, e quindi ho quella mezz'oretta, 20 minuti in cui leggo e pian piano mi rilasso verso il sonno. Scusi, mi era comparsa la pubblicità e non ho sentito il contatto. Cavoli, anche la pubblicità, mi dispiace ragazzi, che disastro sta live. Mamma mia, non la terrò, mi sa, sul canale. È proprio un peccato, sono proprio dispiaciuto ragazzi, mannaggia. Perché il mio computer va benissimo, non sta neanche, le ventole non sono neanche partite. Quindi è proprio o le impostazioni o internet. Comunque è marcodelia.business@gmail.com, la mia mail di lavoro. Marco, ma di che colore sono i tuoi occhi? Sono marroni. Vediamo se riesco a farveli vedere.
Si vede? In teoria sì. È tipo un marrone nocciola, un marrone chiaro. Magari scrivilo anche su YouTube quando farà la prossima live, anche l'orario per favore. Sì, lo scriverò di sicuro. Alessandro, quanto scrolli sui social al giorno? Scrollo circa... Non lo so esattamente, però molto poco. In passato scrollavo tanto, utilizzo un'app che praticamente mi toglie, cioè mi dà attrito sia nel momento in cui la utilizzo che nel momento in cui le apro. Quindi le apro e mi dice respira, prendi del tempo e quindi tutta la compulsione di aprire un social non mi capita. Di solito li apro quando posto e magari sto lì 2 minuti a vedere i miei amici cosa fanno, ma le apro veramente ormai un paio di volte al giorno e basta. Ciao Marco, pensi che nella profumeria siamo arrivati a un punto di stallo? Dopo 15 anni non riesco più a trovare quella novità che cambia le carte in tavola. Sì. Sì, siamo arrivati a un punto di stallo perché la profumeria è scoppiata e è diventata un po' mainstream e quindi quando ti appassioni a qualcosa dopo un po' è difficile trovare la novità. E penso che il futuro sia nell'Asia. Penso che ormai siamo stufi un po' dei gusti europei e arabi e andremo in Asia. Lui Vitto, ha attivato il limite così non ci perde molto tempo. Esatto, grande il Vitto. Anch'io ho gli occhi color nocciolo come i tuoi, sono i migliori. Ah, grande. Ma le live non sono martedì? Lamborghini. Sì, sono di martedì di solito, però domani i miei genitori si risposano, nel senso che hanno un anniversario di matrimonio e quindi dato che sono tipo 30 anni hanno deciso di fare una festa e quindi purtroppo è domani sera, fatalità è capitata di martedì. Quindi ho fatto un post su Instagram e anche sulla community tab qua di YouTube in cui ho detto che sarebbe stata stasera. E però è un disastro il live, ragazzi, mi dispiace tanto perché ho questa nuova postazione e volevo fare delle reaction insieme, ma purtroppo lagga tanto, cioè mi dicono che sta laggando tanto, che si blocca e tutto un po' così. Quindi sarà una chiacchierata normale e dalla prossima live spero che vada tutto meglio. Quindi la prossima live cerco di mettere delle impostazioni migliori. Da giovedì mi arriva la fibra ottica e quindi dovrebbe migliorare la qualità, cioè dovrebbe migliorare almeno il lag perché questo che continua a bloccarsi è veramente tremendo. Mi dispiace molto, ragazzi. Portate pazienza. Sono passato su un nuovo MacBook Air M4, sui PC Apple, ho fatto dei passi enormi. Eh sì, tutti gli M sono pazzeschi. Io ho un M2, in questo momento sto streamando sull'M2, però, cioè, confronto prima sono cose incredibili. Migliore marca di profumi designer? O ti direi la migliore, forse devo sceglierne una, ti direi Chanel, semplicemente perché hanno fatto Bleu de Chanel e hanno fatto il Chanel 5 che sono bombe. Però, sì, forse Chanel. Versace è un ottimo brand anche. Salve Super Marco, beh, Tom Ford, anche se non è proprio designer, però lui è un designer. Tom Ford. Salve Super Marco, ciao l'incubo, come stai? Wow, che bello, grazie mille, ma figurati, grazie a te. Qua ormai Twitch... ormai Twitch... Vediamo se lagga, ma mi sa che non lagga su Twitch. No, cioè su Twitch non lagga. Allora sono le impostazioni di... Allora sono le impostazioni di YouTube. Mi date qualche feedback sulla postazione? Mi dite se si sente bene, se si sente basso, se si sente poco basso, se sta laggando tanto. La luce, se c'è troppa luce, se c'è meno luce, così aggiusto un attimo, perché io da qua non riesco a capirlo bene perché ho 1000 schermi e ognuno dà cose diverse. Gabriele, mai seguito come youtuber Dre Dexler? No, non lo conosco. Italiano? Marco, le tue live sono così belle che il fatto che siamo solo in 10 partecipanti non ha alcun senso, ci dovrebbe essere minimo 10.000. Ma tu sei troppo carino, Alvito, e purtroppo non so perché. Non so il perché. Bene, benissimo, e tu? Molto bene, mi dispiace per la live.
Quanti libri hai più o meno? Li acquisti solitamente o li prendi in prestito dalle biblioteche? Io li acquisto, Sara, e ne ho un bel po'. Non so esattamente quanti. Ho due file là in alto, una di quelli che ho già letto, una di quelli che devo ancora leggere. E ne prendo uno, leggo e poi lo metto nell'altra fila. Ma saranno al momento, non dico 100, ma un po' meno. No, meno dai. Sì, forse meno, forse una cinquantina, 60, una sessantina. Alessandro, che PC consigli per uno studente senza esagerare nei prezzi? Ti consiglio, secondo me, il nuovo MacBook Air o MacBook Air usato. Stronger With You Intensely è buono? Molto. Molto Alessandro, uno dei migliori commerciali. L'incubo confermo che su Twitch non lagga, ma penso sia in generale il migliore Twitch per le stream. Lo so. No, Twitch si vede bene infatti. Mannaggia. Il volume sì è piuttosto basso. Ok, allora lo aumento un po'. Così va meglio? Forse 7. Sto regolando. Così va meglio? Un po' meglio? Un po' basso il volume, luce giusta per il mood. Laghi ogni tot secondi. Il lag, ragazzi, quella è una questione di impostazioni e di internet. Le impostazioni non posso metterle a posto finché sono in live, quindi la prossima live, e internet mi migliora giovedì che mi arriva la fibra. Marco, sono quello che ti ho scritto oggi su Instagram, voglio essere un mini te, ho visto tutti i tuoi video. Ma sei troppo gentile, grazie, costa a te. Costa. Oh no, si blocca anche su Twitch. No, davvero, si blocca anche su Twitch. La luce è perfetta, forse un po' più bassa. Marco, tu pensi che scoppierà la guerra mondiale, terza guerra mondiale, visto tutto quello che sta succedendo? Ti dico la verità, al giorno d'oggi penso che gli stati abbiano tutti paura, quelli grossi, quelli che possono causare veramente una guerra, abbiano tutti paura, un po' per quello che è successo in passato e un po' per accordi per cui non conviene. Quindi secondo me è molto difficile. Non impossibile, ma molto difficile. Tendi a sottolineare a scrivere su libri oppure no? No, preferisco lasciarli intatti, a me non piace, però uso tantissimo le note e i promemoria del telefono, collegati ovviamente poi al Mac. Tra l'altro ragazzi vedete benissimo che i miei capelli sono orribili oggi, proprio perché di solito le live le faccio il martedì, perché il martedì faccio le doccia. Quindi oggi è tutto un po' così. Meglio, perfetto. Anche su Twitch ha iniziato a bloccarsi, almeno per me. Mannaggia. Ora si sente meglio. Benissimo, benissimo. Quindi questa è la cosa migliore. YouTuber americano. Ah, ma aspetta, ma fammi vedere. Sì, ok, è questo qua. È questo qua, no? Oddio. Fammi vedere se ho il microfono giusto attaccato. Così mi sentite? No, così no. Così mi sentite? Non capisco. Sì, dai, questo è l'audio. Sì, sì, adesso è giusto. Adesso mi sentite? Un po' meglio? Vediamo se aumento. Meglio così? Com'è l'audio? Prima era giusto il microfono. Da un orecchio solo. Adesso è da un orecchio solo? Consigli? Aspetta, adesso l'ho cambiato ancora, vediamo. Intanto rispondo. YouTuber americano, ti consiglio di guardarlo e puoi sentire cosa ne pensi. Allora me lo segno, ragazzi. Grazie. Che Apple Watch consigli abbastanza base e buon prezzo? Ti consiglio il base, quello che puoi permetterti se lo trovi usato, prendilo usato.
quello che ti puoi permettere, tanto l'Apple Watch non cambia così tanto di anno in anno. Consigli che dai a un ragazzo di 18 anni? Vediamo se sono rimasto indietro. L'audio è bassissimo. Aspetta. Meglio così? No? Così? Meglio? Cosa dite? No? L'audio è bassissimo. Aspetta. Sempre da un lato solo si sente. Ora? Ora come si sente? Sto testando, ma uguale. Vabbè, allora rimetto quello di prima intanto. Meglio? Adesso dovrebbe andare meglio. Adesso l'ho rimesso come all'inizio. Stavo solo testando una cosa. Non so, adesso io non ho idea da dove stia prendendo l'audio. Aspetta, fermi. Mi sa che non è questo microfono. Non so da dove lo sta prendendo. Adesso perfetto, benissimo. Mamma mia, ragazzi, mi dispiace, mi dispiace. Cercherò di testare dopo allora. Allora, scusate, torno a rispondere alle domande. Guarda che caldo che fa. Allora, Alessandro è rimasto qua, attualmente per i capelli... No, scusatemi, ero rimasto a... E... Apple Watch consigli, domanda curiosa. Se potessi parlare con chiunque per 10 minuti, chi sceglieresti? Probabilmente Sadhguru. Consigli che dai a un ragazzo di 18 anni? Consiglio di prenderti, di seguire i tuoi interessi senza badare troppo agli altri e di farti le domande e le risposte da solo. Fidati. Quante lingue sai parlare? In questo momento inglese, tedesco, francese, italiano e un po' di giapponese. Hai connesso quello piccolo da appendere sulla maglia che è sulla mensola? Hai connesso quello piccolo da appendere sulla maglia che è sulla mensola? No, non è ancora, non l'ho connesso quello lì. È proprio un altro, sto provando a utilizzare questo, ma a questo punto mi sa che non è quello giusto, cioè mi sa che non è connesso. Infatti non so da quale state sentendo. Non ne ho idea. A questo punto penso che sia l'audio del Mac. Magari per le live crea la premiere mezz'ora prima dell'inizio, che YouTube la sponsorizza il triplo. E a noi iscritti arrivano le notifiche, infatti sto scrollando, mi sei capitato ma nessuna notifica. Bella idea, questo non ci ho pensato, si può fare. Grazie Clean Man. Così si sente ma meno nitido. Prima era giusto il microfono, da un orecchio solo. Luci direi giusta, bisogna un attimo abituarsi al fatto che sei girato di lato e non di fronte. Lo so, ogni tanto cerco di guardare la videocamera però, perché vi faccio vedere, se lo metto più in qua, vedete che blocco la luce? Quindi è tutto un po'... Ecco, magari un po' così. Perché qua ho il computer e qua ho voi. Ti sento a sinistra, l'audio è bassissimo. Ciao Marco, sempre da un lato, il massimo il volume si sente basso. Ciao, non si sente, uguale, uguale. Prima impostazione audio va bene, adesso interiore dovrebbe essere giusto. Ci siamo, perfetto così, perfetto. Adesso perfetto, benissimo, meglio. C'è la cancellazione del rumore, dubito si sente se batti col dito. No, ma adesso non sta andando questo, secondo me. Non sta andando questo. Non so cosa sta andando, ma non è questo.
farò dei test senza, prima di rientrare in live la prossima volta. Però la qualità audio così è meglio, ma non così alto il volume. Quindi aumento ancora. 6.5. Prova a tamburellare con il dito sul microfono. No, vedete, non è questo. Non so da dove state sentendo il microfono, probabilmente è l'audio del Mac. Mi sa che mi state sentendo dall'audio del Mac, pensate un po'. Ma come mai nessuna notifica per live? Ma sai che non lo so. Ma sai che non ne ho idea. Eterno mi chiede, is handsome but I can't understand Italian. I'm really sorry. Mi chiede cosa ne pensi dell'omosessualità. Penso che ognuno abbia il diritto, insomma, di poter fare quello che gli pare. Però secondo me diamo un po' tanto peso alla sessualità in generale nel mondo da un punto di vista fisico. Cioè penso che secondo me, indipendentemente, cioè quello che ti piace e non ti piace e quello che fai con il tuo corpo, secondo me è una cosa talmente personale e di corpo che dovrebbe essere una cosa che comunque rimane non nella testa, che non vada in testa, ma che rimanga a letto o comunque in bagno. Quindi non penso sia una cosa. È una cosa, secondo me, a cui stiamo dando troppo peso, ma non sto parlando dell'omosessualità, parlo della sessualità in generale, come la intendiamo oggi nelle nuove generazioni. Però sicuramente è un passaggio che dobbiamo fare per dare consapevolezza anche a questi argomenti. Quindi ci sta. Quante volte lavi i capelli con prodotti e il shampoo solo con l'acqua? Al momento non lo faccio più. Faccio solo col balsamo. Bartolo Costa, ma sei un matto! Grazie mille per la donazione. Grazie mille. Prova allora a dire una parola avvicinanti molto allo schermo del PC. Pronto? Pronto? Sì, è lo schermo del PC. Oh. Vediamo il microfono della... Sì, è il microfono del PC. Mannaggia, I've seen many of your GIFs. Gonna make any more? GIFs? Oh wow, you discovered me through that? That's amazing. It was like a gig that I did for an agency for many years ago. Si sente benissimo comunque, ottimo. Però questo andrà ancora meglio. Anche se appena questo fatto live stasera scrollavo ma niente notifica, dipende da te questo o da noi. Allora, so che se attivate la campanellina in realtà dovrebbe venirvi. Però non so perché non compare. Attenzione, Matteo è un nuovo rivale. Vero, vero. Allora. Adesso rispondo a tutta la chat. E quindi cosa pensi della pede... Ma il discorso sia lo stesso, sì. Se ti devo dire la verità è lo stesso. Penso che la sessualità o comunque tutto ciò che riguarda il corpo debba rimanere nel corpo e non entrare in testa. Sarebbe un po', secondo me, la cosa più giusta. Però, ovviamente, dipende anche dal passato di una persona, dipende da cosa ha passato, dipende da cosa non ha passato, dipende dai gusti, però allo stesso tempo, finché una cosa, se una cosa è legale e lo fai senza disturbare gli altri, l'importante secondo me da un punto di vista di esperienza personale è non fare entrare tutto ciò che non riguarda la testa in testa, perché poi lì lo ingigantisci. Ma si tratta anche di soldi, di qualsiasi argomento, non per forza il corpo. Anche se appena che si è fatto la live, ok, I've seen the gifs, so che è snervatissimo perché giustamente hai il microfono e vuoi usare quello. Mamma mia, è nervoso. Da spettatore è difficile mettersi in quei panni. Alla fine il microfono è per scena. Sì. È molto professionale, eh? Sembro... Ah, col microfono nuovo, che non funziona. Mannaggia. Che peccato se non lasci live. Hai detto cose interessanti che magari qualcuno di noi riscolterebbe volentieri. Ma magari la lascio, però magari scrivo nei commenti o nella descrizione di ascoltarla e basta e non guardare. Si sente un po' più forte se ti avvicini al PC. Ah sì?
Test, test, prova, si sente più forte? Si sente più forte? Fatemi sapere se così si sente più forte. Francesco, bro, ma prendi finasteride o minoxidil? Insomma, io vorrei iniziare ma non trovo il dermatologo. Ti consiglio anche un tricologo, forse anche meglio perché è esperto proprio di capelli. Ti consiglio, no, io non prendo, avevo iniziato con la finasteride tempo fa che serve per chi non sapesse per aiutare a non perdere i capelli, ma poi ho smesso perché non ho una perdita di capelli in realtà e, e utilizzo dei metodi semplicemente più naturali, ma perché non mi piaceva per il mio tipo di capello dare una dipendenza da un punto di vista chimico. Salva live che la riguardo, sono arrivato in ritardo, va bene Gaetano, volentieri. Come consiglio di utilizzare i primi soldi? Gaetano, te lo dico subito così anche a tutti quelli che sono in live, scusate, anche a tutti quelli che sono in live, la live ovviamente mi dispiace che laghi, l'audio non funziona, è tutto un po' un disastro, stavo provando una nuova postazione, è andata malissimo, quindi da giovedì avrò il nuovo internet, non dovrebbe più rallentare, fare questi blocchi e utilizzerò il microfono giusto. Quindi speriamo. Allora, come consiglio di utilizzare i primi soldi che si guadagnano da ragazzi di 19 anni? Consiglio di metterti via intanto tutto quello che puoi e poi iniziare a informarti da un punto di vista di investimenti. Quindi io consiglio a tutti di iniziare a guardare un piano d'accumulo e magari iniziare a mettere via un po' di soldini da parte per il futuro, perché non si sa bene come sarà il nostro paese. Inizia a informarti, leggi libri, ascolta, poi fatti un tuo parere e inizia a fare un piano d'accumulo per il futuro. Però intanto finché studi metti via un po' di soldi, cioè non spendere tutto quello che guadagni. E basta, intanto tutto questo. Informati e impara. Ti do ragione sull'uso della crema solare anche dentro casa, però vorrei capire da parte tua quando la cambi, se non fossi dentro casa e non vicino alla finestra o se lo fai su tutto il corpo. Manuel. In che senso quando la cambi? Nel senso di riapplicarla? Allora, se sto in casa la metto la mattina o comunque nel primo pomeriggio e non la utilizzo, cioè non la rimetto più. Se sono fuori la riapplico tendenzialmente, se riesco, e no, solo sul viso perché nel resto del corpo sono coperto. Per imparare... Oh, sono rimasto indietro, scusatemi. Allora, per imparare la lingua usi l'immersione, l'ascolto passivo o passi da periodi direttamente sul posto? Faccio tutto, tutto quello che è possibile. In realtà non mi sono mai puntato a dire imparo una lingua così tanto da fare una cosa del genere. Però, ad esempio, adesso col giapponese, l'immersione è quello che sto utilizzando. Ascolto anime, quando sono andato in Giappone 3 mesi mi sono immerso il più possibile e utilizzo Duolingo, utilizzo delle app per imparare la grammatica, utilizzo varie cose e l'immersione, la musica, i video, ogni tanto se c'è un video in inglese e un video giapponese che mi spiega la stessa cosa, mi ascolto quello in giapponese e quindi l'immersione aiuta tantissimo. Esatto, il PC allora, ecco, allora mi state ascoltando dal PC. Ottimo, però che abbia un bel microfono, incredibile. I primi soldi che si guadagnano consiglio di conservare una parte per investire in futuro anche se non si sa ancora per cosa, una parte da spendere abitualmente. Esatto, Mary, concordo. Beh, capelli veramente belli, incredibili, gran genetica, complimenti, grazie mille. Pensa che stasera sono terribili perché sono ancora sporchi. Sporchi. Non ho fatto la doccia grossa. Sono contento nonostante i piccoli problemi tecnici che tu sia qui con noi in live. Grazie a te Sara, grazie a voi che mi ascoltate nonostante questo terribile, questa qualità indomita. Non è genetica per i capelli, io sono nei miei 30 e ho i capelli ricci e folti, mio padre è stempiato, i miei fratelli pure, i capelli devi saper trattare. Vero Gaetano, può essere una piccola parte genetica, ma può essere anche tanto come li tratti e anche come tratti il tuo corpo in generale. Bartolo Costa, e grazie ancora per la like e per la donazione, Bartolo Costa. Gli occhiali che usi quando dormi, quelli per la luce blu, dormi con quelli o li togli? Li tolgo, li uso solo durante la wind down routine, eccoli qua. Magari se vuoi dare direttamente tu una definizione di immersione dedicata allo studio di un qualsiasi cosa per chi non lo sapesse. Certo, allora in realtà praticamente quando si impara qualcosa, soprattutto la lingua, più ti immergi in quella cosa meglio è. Letteralmente, ad esempio, nelle lingue, io faccio sempre l'esempio nella lingua, eh, cioè la lingua da cosa è fatta? Dall'ascolto, dal parlato e dalla grammatica tendenzialmente. Quindi
la scrittura, eccetera, eccetera. Quindi fare quelle cose il più possibile, ma non sforzarti a farla, inserirti in un contesto in cui utilizzi quel mezzo per forza, cioè diventa un mezzo per cui fai quello che devi fare durante il giorno. Quindi, ad esempio, se si tratta di una lingua, sforzarti a trovare un modo per cui devi parlarla, per cui devi ascoltarla, per cui devi leggerla, per cui ce l'hai anche inconsciamente sempre dietro, un film, un video, eccetera, eccetera. Are you a clumsy person and when was the last time you fell and it was funny? No, I'm kind of not. Nothing that was like a bad hurtful fall. I actually never went to the hospital for something, but I went just for a motorbike accident I had when I was 18 years old. Li togli dopo che finisci di usare il telefono e dopo vai subito a letto. Esatto, quando sono ancora con gli schermi o con le luci, quando ho delle luci blu attorno, praticamente li tengo. Quando inizio a leggere, perché spengo tutto, poi leggo con una luce rossa e dormo. Quando inizio a leggere li tolgo. Sara, dai, sì, lascia la like per favore, che qualcuno di noi riascolta sicuramente anche mentre si fa altro. Volentieri. Vabbè, Eterno mi scrive su Twitch. Va bene, tendenzialmente queste domande le ripongo cercando di far emergere le contraddizioni dell'interlocutore, alla fine di comprendere se la struttura delle idee dell'interlocutore siano, al fine di comprendere, ok, siano il riflesso di un'esperienza etica universale o il prodotto di un'esperienza ideologica. Tutto qua. Va benissimo, accetto molto volentieri la domanda. Qualsiasi domanda, ragazzi, la accetto molto volentieri. Quindi mi fa anche piacere. Penso che la maggior parte delle persone siano un po' un mix, no? Un mix tra l'ideologia personale e un po' l'etica del momento. Alessandro, quanto tempo di svago ti concedi al giorno? Dipende dal giorno. Se ho tanto da fare, tendenzialmente il weekend è più svago, però durante la settimana non tantissimo. Ogni tanto qua e là mi metto magari a giocare un po' col telefono o altro, ma non troppo. Anche perché quello che faccio in realtà non è così pesante per me, ecco. Cosa pensi della farmacia olistica, fitoterapia, nutrizione nutraceutica, naturopatia, iridologia e fioriterapia? Se l'hai praticato e ricavato qualche effetto? Mi chiede Manuel. Allora, io sono pro a tutto ciò che funziona, nel senso che se funziona per una persona, ben venga. Se mi sembra stupido rifiutare o dire di no a qualcosa se per quella persona funziona, che poi può essere placebo, che poi può essere un effetto fisiologico, che poi può essere un effetto psicologico, che poi può essere qualsiasi cosa, in realtà non cambia niente, l'importante è che funzioni. Quindi se funziona o è qualcosa che piace fare, perché no? E poi se ci sono degli effetti, magari degli studi o delle cose scientifiche dietro, ben venga, ma non è strettamente necessario. Ecco, l'importante è che non sia pericoloso. Francesco, ci sono donne che perdono i capelli perché si fanno la coda di cavallo, quindi li tirano tutti indietro e si rompono, ma comunque dopo un po' di settimane, mesi, se li tieni mossi ritornano normali. E sì, come si chiama? Ha un nome questa cosa. Vabbè, non mi ricordo il nome prima, ma è da trazione, quindi praticamente tirando stressi la cute e quindi tendono a indebolirsi. Comunque sì, è vero, ma succede anche agli uomini. Meglio non legarli. Succede anche col casco, se una persona indossa il casco tante volte al giorno. Sono d'accordo sull'immergersi personalmente in una lingua, perché almeno personalmente il linguistico non basta per avere una comunicazione proprio corretta. A me non ha aiutato granché. Ti capisco, Marti, stessa cosa, anche io ho fatto il linguistico e non ha aiutato così tanto. Alopecia d'attrazione, esatto, alopecia d'attrazione, bravo. Marco, tu per caso credi? Hai mai creduto o l'hai iniziato a credere? Io personalmente sono ateo, apprezzo alcune religioni, ma solo per stile di vita, nulla di spirituale. Per questo mi devo togliere gli occhiali, perché sennò sembro ridicolo a parlare di queste cose con sti occhiali. Allora, cerco di darti una risposta abbastanza breve. Non credo, e non credo nemmeno negli atei. Secondo me, non prendertela, non sto parlando di te in generale, ma penso che una persona che crede e una persona che non crede, cioè che è atea, no, atea non è una persona che non crede, credo che una persona che crede e una persona che è atea
quindi crede che non esista, siano sulla stessa barca. Nel senso che entrambi credono qualcosa che non sanno. Io penso che sia più bello rimanere nel dubbio e accettare il fatto di non sapere. Semplicemente io quando sono nato, il mondo era già qua prima di me. E quindi io non ho idea di chi l'abbia fatto. Posso studiare tutto quello che vuoi, posso farmi dire tutto quello che vuoi, ma io, di mio, posso credere a tutte le storie che vuoi, ma non so la verità. E l'unico modo per sapere un po' la verità è lasciare la porta aperta al dubbio. Se invece credo a qualcosa, chiudo un po' la porta del dubbio, no? Perché dico, ma questa cosa ci credo, la so. Quindi preferisco rimanere con la porta aperta, accettare la mia ignoranza e dire non lo so. Questa è un po' la mia risposta. Marti mi dice, io ho vissuto per ansia, l'alopecia da stress. Probabilmente legarle spesso le indebolisce ancora di più, anche se è inevitabile questo caldo, vero? Tutti penso che abbiamo un po' di ansia da questa cosa. Più hai ansia per questa cosa, più crei stress e più probabilmente ti può venire. Quindi è un circolo vizioso da cui si fa fatica a uscire. E il consiglio è di inserire qualcosa nelle routine che ti faccia togliere quello stress e che permetta anche a livello fisiologico di lavorare su quella cosa. Quindi usare i prodotti giusti, utilizzare magari dei sieri, massaggiare bene la cute quando lo si fa e magari fare dei controlli tipo una volta all'anno. Qualche trucchetto che hai imparato facendo il modello, Barbara Costa? Qualche trucchetto, la postura. Immaginarti un filo che da qua ti tira dritto in su verso l'alto e quella sarebbe la postura corretta. A che ora vai a dormire solitamente? Sara, dipende da tante cose, tendenzialmente cerco di dormire entro l'una, mezzanotte e mezza l'una. Ho provato a dormire prima, ma spesso non ce la faccio, a meno che non entro proprio in una routine così, ma noto che l'una è un buon compromesso tra il tardi e il presto per me, quindi ci sta. È un buon compromesso per quello che faccio io. Comunque vi piace la postazione così? Io sono super contento, mi piace tantissimo, a parte oggi, ma vabbè. Non ansia per i capelli, ansia generale ovviamente. Ora penso vada meglio, ma sì, ti capisco. Tranquillo, non mi offendo, ovviamente rimango ateo fino a prova contraria. Esatto. Anzi, pensa che in realtà c'era un filosofo che si chiama Blaise Pascal, che aveva questa cosa che mi è rimasta molto impressa, che lui dice, io non so se Dio esista veramente o meno, ma per sicurezza mi comporto in vita come se esistesse. Così se c'è, almeno mi guadagno la vita eterna. Se non c'è, vabbè, mal che vada, ci ho provato. Non sarebbe il modo giusto di essere un credente, ma mi aveva fatto ridere. Quante ore dormire la notte? Dipende da persona a persona, però tendenzialmente 6-8 ore è la cosa giusta per la maggior parte delle persone. Io con 7 ore vado benissimo. Marti, consigli per chi deve iniziare l'università? Non so perché, ma mi spaventa questo nuovo capitolo. Ti spaventa perché è libertà, quindi è bello che ti spaventi. Non pensare che a volte la paura sia qualcosa di negativo, a volte l'essere spaventati magari vuol dire essere emozionati, no? E un consiglio, no, di prenderla proprio come un gioco, di prenderla come viene, di non aspettarsi niente e viversela giorno per giorno. Andare proprio aperti. È assurdo comunque che mi dite che si sente bene con il microfono del Mac. Cioè, allora uno cosa si compra il microfono a fare? Comunque ragazzi, nuovo record, siamo a un'ora. Un'ora e 04. Direi che possiamo chiudere, dai. Anche perché la live con sta qualità fa anche lo stesso. Va bene? Va bene ragazzi, grazie mille per avermi seguito nonostante questo disastro. Io magari la terrò la live con un bel disclaimer che le prossime live saranno migliori. Oppure di non riuscire ad ambientarmi, anche amicizie parlando. Ma sì, ci hanno fatto tutti nella storia. Vedrai che ce la fai anche tu, non preoccuparti.
comunque per qualsiasi cosa rimango disponibile. Buonanotte allora Sara, buonanotte Bartolo Costa. Manuel Marco, il problema di Pascal non è credere o non in Dio, il problema è quale Dio credere e avere un gran per aver imboccato il Dio giusto. Anche sì, poi vabbè, lì subentrano tutti tantissime cose, però argomenti. Però il concetto sì. Ciao Marco Notte, ciao Clean ciao Lamborghini, grazie mille, buonanotte, grazie a te Marco, grazie a voi ragazzi. Va bene ragazzi, iniziamo la wind down routine, quindi occhiali, mi raccomando. Aggiorni sempre per favore per live, volentieri. Cercherò di farla andare meglio. Grazie mille a voi, grazie Marti, grazie a te. Ciao ragazzi, buonanotte. Buonanotte a tutti.